Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, cosa ti vuole dire l'amore? La forza inarrestabile, il collante dell'universo, l'amor che muove il sole e tutte le altre stelle. Allora, l'amore, cosa ti vuole dire? Proprio in questo momento. Abbiamo tre varianti per fare questo, potete sceglierne anche più di una, sentirla come una variante unica tutte e tre, oppure sceglierne solo una se il vostro intuito vi batte soltanto su una. Quindi, cosa ti vuole dire l'amore? C'è un messaggio per te da parte dell'amore. Mm? Abbiamo il cuore giallo, la stella verde e il cuore rosso. E partiamo dal cuore giallo. Allora, mettiamolo qua. Allora, questo cuoricione, cosa ti vuole dire l'amore? Mm? Cosa ti vuole dire l'amore? Allora, partiamo con le carte di Sefirion, gli Angelion. Vediamo al contrario, stanno? Ok. Cosa ti vuole dire l'amore in questo momento? Che poi l'amore cos'è? È il tuo sé superiore, no? Allinearsi alle direttive della propria anima ti porta a manifestare relazioni integre ed appaganti, relazioni di tutti i tipi, dalla tua persona del cuore, relazioni con i propri cari, con i propri amici. Allora, cosa ti vuole dire l'amore? Per le mie ragazze e i miei ragazzi del cuore giallo. Cosa ti vuole dire l'amore? L'amore ti vuole dire di prenderti cura di te, di iniziare a volerti bene, di darti tutto quello che fino a questo momento hai preteso che l'altro desse a te. L'altro fuori da te non esiste. Esiste tutto ciò che tu riesci a dare a te. L'altro non può mai amarti se non nella misura in cui tu riesci ad amare te stessa. Quindi l'amore ti sta dicendo prenditi cura di te. Dai a te stessa o a te stesso tutto quello che desidera il tuo cuore. Ok. Andiamo a vedere ancora cosa ti vuole dire l'amore. L'amore ti sta dicendo che puoi fare tutto quello che vuoi. Ama e fa ciò che vuoi. Superamento, via libera, passa. Questa è una zona buia del subconscio e ti sta dicendo l'amore, inizia a volerti bene. Dai al tuo cuore, dai tutto quello che il tuo cuore desidera, dai a te stessa tutto quello che il tuo cuore desidera. E questo ti permette di amare e fai ciò che vuoi. Ama e fa ciò che vuoi, è l'unica legge. Via libera, passa, ti sta dicendo l'amore, non aver paura nel farti dei regali, non aver paura a dare tutto quello che il tuo cuore desidera, non aver paura, via libera, superamento, passa. Perché siamo abituati a vivere nella mediocrità di noi stessi, no? Perché così ci hanno educastrato. Allora dice non aver paura. Se il tuo ego ti mette dei limiti nel darti amore, nel prenderti cura di te, tu sfidalo e fai come se. Ok. Come vi insegno sempre, no? In tutti i podcast. Ancora, cosa ti vuole dire l'amore? Segui il tuo istinto primordiale, libertà, libertà, libera. L'amore ti sta dicendo segui il tuo istinto primordiale. Non ti fare condizionare da costrutti, moralismi, conformisti, segui. Istinto e intuito. L'istinto per una persona risvegliata, per una persona cosciente, è un istinto basato sull'allineamento con ideali superiori, nobili. Segui il tuo istinto. Ama e fa ciò che vuoi, prendendoti cura di te, volendoti bene. Segui il tuo istinto. Il tuo istinto sa cosa hai bisogno per volerti bene, sa cosa hai bisogno per farti sentire bene, bene, meravigliosamente, magicamente bene. Il tuo istinto lo sa. Dai a te stessa tutto quello che il tuo istinto desidera. Via libera, superamento, adesso puoi, perché sei consapevole che amare te, cioè dare a te stessa tutto quello che desideri, che il tuo cuore desidera, significa proiettare all'esterno una persona che ti ama come tu riesci ad amare te stessa o te stesso.
L'amore ti sta dicendo in questo momento di prenderti cura di te, volendoti bene, ma veramente bene. Coccolati, sii gentile con te stessa, ama e fa ciò che vuoi, segui il tuo istinto che ti dice cosa fare nella misura in cui tu devi amarti. Il tuo istinto ti dice come ti devi amare. Ok? Wow! Cos'altro ti vuole dire l'amore? Vediamo un po'. Con queste bellissime carte di partenza, anche perché qua abbiamo l'inconscio, subconscio, tutto scuro, è una seggiolina vuota, no? Come se ci fosse stato qui una persona a controllarti fino a questo momento che poi è il tuo ego, non c'è più. E c'è il tuo istinto che vuole fare tutto quello che il tuo cuore desidera. Ok? Non è più in prigione. La prigionia dell'ego, no? No. Mettiamoci le carte degli angeli, gli angeli. Vediamo gli angeli cosa ci dicono rispetto a cosa ti vuole dire l'amore in questo momento. Cosa ti vuole dire l'amore in questo momento? Cuore giallo, cosa ti vuole dire l'amore? Affida ogni preoccupazione alla luce divina. Affida ogni preoccupazione all'amore. Affida ogni preoccupazione al tuo sé superiore. Io affido, il potere del verbo in questo caso è, io affido ogni mia preoccupazione alla luce divina. Io affido ogni mia preoccupazione al mio sé superiore. Va bene? Come ti aggrada di più, come ti suona di più. Se avessi ali di colomba volerei via, andrei a posarmi altrove, quindi vai altrove rispetto alle tue preoccupazioni, non dare energia alle tue preoccupazioni, non preoccuparti, ma occupati di ciò che nel momento presente ha la dignità per cui ci si deve occupare di quella cosa. La sola cosa che ha dignità di esistere nel momento presente è la tua vita, l'amore di te. Allora affida ogni preoccupazione alla luce divina o al sé superiore. Ok. Cos'altro ti vuole dire l'amore? La collaborazione porta ottimi risultati. L'amor che muove il sole e tutte le altre stelle, il collante che muove il mondo. Cooperazione e non separazione. L'amore include, l'amore non esclude. L'amore integra, non disintegra. È un'entropia costruttiva, non un'entropia distruttiva. Ciò che tiene insieme le cose è una forza inarrestabile, anche due molecole, le cellule, l'equilibrio del sistema stesso si chiama amore, una forza primordiale. Quindi ti dice collabora, collaborazione. Meglio essere in due che da soli, perché lavorare insieme dà risultati migliori. Nella misura in cui o c'è qualcuno, una persona del tuo cuore, o non c'è nessuno, che cosa significa la cooperazione? Empatia verso l'altro, perché tu vai a empatizzare prima di tutto con te stessa. Dandoti amore, cioè dandoti quello che il tuo cuore desidera a livello proprio istintuale, permetti anche di ricevere dall'altra parte. Quando noi siamo empatiche verso noi stesse, lo siamo anche verso l'altro e quindi l'altro ci dona. Ok. Cos'altro ti vuole dire l'amore? Pronuncia parole d'amore. Io sono amore, io sono beatitudine, io sono la grande potenza, io sono. Prendi forza dal Signore, dalla sua potenza straordinaria. Tu sei amore, perché tu sei Dio che cammina sulla terra. Allora pronuncia parole d'amore, pronuncia parole di gentilezza, di cooperazione, collaborazione e affida ogni tua preoccupazione al tuo sé superiore, alla luce divina. Perché ricordiamo, le preoccupazioni hanno a che fare con delle problematiche che il tuo ego ti crea. Una situazione in particolare, il problema, vi ho spiegato già in un interattivo su un problema specifico che abbiamo fatto qualche tempo fa,
Ogni problema arriva perché tu sei pronto a superarlo, altrimenti il problema tu non lo vedresti. Vi ho fatto l'esempio del bambino che gli è cresciuto il piede, da una scarpa 35 deve mettere un 38. Cioè, se gli è cresciuto il piede, che fa? Si taglia il piede? Rimane nella stessa scarpa di prima? No, prende una scarpa più grande. Cioè, il bambino quando ha una scarpa 35 e il piede gli è cresciuto, ha un problema. Ma il problema arriva perché l'hai già risolto, il piede ti è già cresciuto, puoi già indossare una scarpa nuova, più grande. Quindi quando noi abbiamo un problema è l'occasione per consapevolizzare il fatto che ci siamo superati. Come lo consapevolizzi? Nell'affrontarlo. Quindi il problema è una straordinaria occasione di consapevolezza del tuo essere, del tuo esserti espansa, cresciuta. Questo era giusto una piccola parentesi sul problema, quando vediamo il problema. Nel frattempo, per risolvere un problema, paradossalmente, non devi focalizzare l'attenzione sul problema. Perché? Perché come diceva Einstein, un problema non può essere risolto dallo stesso stato di coscienza che l'ha creato, ma serve uno stato di coscienza superiore che lo risolva. Quindi, se noi continuiamo a rimuginare, a pensare su un problema, il pensiero che viene dalla mente razionale, che ha creato quel problema, cioè si è creato con quel tipo di pensiero, tu devi attendere l'intuizione che non viene da un ragionamento. Tu non arrivi a risolvere un problema con un ragionamento rimuginandoci su, ma ti arriva un'intuizione che viene dal futuro, che risolve qualcosa che si è creata in questo momento, che per l'anima è già passato. L'ha già superato, sei già cresciuta, espansa. Ok? Quindi, ok, andiamo a vedere ancora cosa ti vuole dire l'amore di meraviglioso in questo momento. Cosa ti vuole dire l'amore in questo momento? Cosa ti vuole dire l'amore? Eliminare malevolenze, pronuncia parole d'amore, energie negative, zavorri emozionali, vincere l'ego, purificare ambienti, vincere l'ego. Purifica l'orgoglio e l'energia negativa, Angelo Lauia. Vinci l'ego. Abbiamo appena parlato di ego, vinci l'ego. Ok. Cosa ti vuole dire? Perché? L'amore non ha a che fare con l'ego. L'ego è il bisogno e il possesso. L'amore ha a che fare con l'anima. Quindi fai che la tua anima, il tuo intuito, il tuo sé superiore ti guidi. L'ego vuole per la propria sopravvivenza, per il proprio possesso, no? Quindi amare, l'amore significa perdere il proprio ego nell'altro. E quindi significa morire, far morire l'ego. L'amore ti sta dicendo: lascia che il possesso, lascia che l'avidità, lascia che tutto ciò che ha a che fare con queste sensazioni zavorre emozionali muoiano a te, affinché tu possa risorgere nell'amore di Dio che sei. Ok. Andiamo a vedere ancora cosa ti vuole dire l'amore. Trascendere la morte. Amore viene dal latino amors, a privativo mors, significa senza morte. L'amore non conosce la morte. L'ego conosce la morte. Abbiamo appena detto morte dell'ego. E quindi trascendi l'ego, cioè trascendi la morte. Questo ti sta dicendo l'amore. Ok. Ancora cosa ti sta dicendo l'amore? Cosa ti vuole dire l'amore? Elimina tutti i pensieri negativi. Ti sta dicendo che facendo quello che stiamo dicendo, volendoti bene, seguendo l'istinto, cooperazione, trascendere la morte, tu avrai successo nell'eliminare i pensieri negativi, la pulizia interiore. Questa stesa mi sta parlando di molte situazioni di zavorre emozionali, pensieri negativi che possono affossare la tua mente in questo momento. Appunto, affossano la mente, non l'anima. Allora tu cosa fai con la consapevolezza e con la conoscenza?
attraverso quello che l'amore ti vuole dire in questo momento. Conoscendo quello che l'amore ti vuole dire, conoscenza, tu apri il cuore, perché come diceva Rudolf Steiner, padre dell'antroposofia, la via del cuore passa per la testa. Quando tu conosci a livello mentale, il cuore si apre. Ok. È una stesa molto forte, di grande impatto, e adesso voglio andare a vedere rispetto all'amore, cosa ti vuole dire l'amore, sempre mantenendo, anzi forse le lasciamo qua queste, sì, ok. Ci facciamo la nostra stesa su cosa ti vuole dire l'amore rispetto a quello che abbiamo appena visto. Cosa ti vuole dire l'amore rispetto all'amore che ti paleserà anche la persona, no? Che tu hai nel cuore, che hai in mente, o che non c'è nessuno ancora. Vediamo un po'. Cosa ti vuole dire l'amore ancora? Vediamo un po'. Cosa ti vuole dire l'amore? Situazione. Qua ti sta dicendo, Regina di Coppe il matto, mi sta dicendo che stai aspettando tanto un nuovo inizio. Stai aspettando tanto un nuovo inizio, una persona che sia alla tua altezza, una persona che sa cosa vuole. E per molti di voi hanno già intrapreso una relazione nuova, con grande speranza, con grande ottimismo. Andiamo a vedere ancora. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il matto, abbiamo il 5 di bastoni, il 10 di spade, la papessa, la regina di denari. Qua mi stanno dicendo che la situazione amorosa abbiamo avuto un po' di tensione con qualcuno, parole non dette, molti di voi si sono messi alle spalle una situazione, hanno iniziato qualcosa di nuovo o stanno aspettando l'arrivo di una persona nuova, assolutamente. Forse vi siete messi alle spalle una situazione di triangolazione dove c'erano conflitti, litigi. Fatto sta che l'amore, la situazione dell'amore era molto bloccata e voi vi siete dedicate magari al vostro lavoro, eravate concentrate su voi stesse, sulla vostra famiglia e stavate aspettando un nuovo inizio. Andiamo a vedere cosa ti vuole dire l'amore rispetto a questa stesa. Sull'amore, energia attuale, 6 di coppe. Molte di voi stanno pensando a una persona che conoscete molto bene, alcuni di voi hanno recuperato la connessione con una persona che conoscete molto bene, stanno vivendo un momento bellissimo d'amore in questo momento, molti di voi. Se non è ancora arrivato questo momento, è in arrivo un recupero di una connessione oppure l'arrivo di una persona che ti fa proprio viaggiare il cuore, ok? Molti di voi lo stanno già vivendo, eh? Vediamo un po' energia positiva. 9 di coppe, io vi vedo proprio bene. Molti di voi stanno vivendo un momento meraviglioso d'amore con se stesse e con l'altro, condiviso. Se non c'è ancora questo amore, è in arrivo, io vedo qui, eh? State godendo dei vostri figli, magari dei vostri amici, anime gemelle in tal senso. Io vi vedo stare molto bene con voi stesse e con gli altri. Se non è ancora accaduto, sta per accadere, eh? Vediamo il blocco quale può essere. Il blocco è un 5 di coppe. Alcuni di voi che hanno recuperato la connessione di recente con una persona a cui vogliono molto bene, diciamo che il 5 di coppa al blocco mi dice che ci può essere un po' di abbassamento d'animo, no? Tutte queste coppe mi stanno dicendo che anche se state bene con questa persona e in arrivo questa persona nuova che vi farà stare molto bene, vi può costare lasciare un po' le zavorre emozionali del passato, ma sappiate col 9 di coppe qua tutto migliorerà, statene certe. Andiamo a vedere cosa è successo nel passato, 7 di bastoni e l'imperatrice. Qua mi sta dicendo che molti di voi hanno lottato per recuperare una connessione. Per recuperare una connessione con cui siete già adesso in relazione di nuovo. Sì, diciamo che voi siete molto esigenti, l'avete fatto capire a questa persona o lo farete capire a breve a una persona nuova o una persona che già conoscete. E qua mi parla di lottare per un proprio successo, che sia con la relazione con questa persona o con una persona che sia alla vostra altezza. Vediamo cosa succede nell'amore prossimamente. L'asso di coppe, il 4 di bastoni, wow, il 3 di coppe. State per vivere un momento meraviglioso della vostra vita. Se pensiamo
a una persona di interesse con cui c'è la riconnessione già in questo momento che sta arrivando, una persona che ti interessa già, questa persona è molto pentita, è molto pentita di qualcosa, o è una persona nuova che non se l'è passata bene in amore, diciamo, però io qua vedo un grande festeggiamento, una grande gloria d'amore, qualcosa di meraviglioso che ti farà proprio gioire, una nuova opportunità d'amore con questa persona, con una persona nuova che stai già conoscendo adesso, un incontro, e io qua vedo celebrazione, festeggiamenti, e se c'erano dei sensi di colpa da parte di questa persona vedo che vengono sanati e c'è riconciliazione. Io qua vedo anche che l'amore ti sta dicendo che qua in arrivo l'amore per te, l'asso di coppia è proprio l'amore che ti porterà una grande felicità, un ritorno a quell'infanzia che ti farà sgorgare il cuore di gioia, un incontro, il 4 di bastoni, che ti porterà tanta gioia e tanta felicità. È una stesa d'amore bellissima, ragazze mie, bellissima. Quindi l'amore cosa ti sta dicendo rispetto a questa stesa? Prenditi cura di te, abbi cura di te. Molti di voi già l'hanno fatto, perché mi esce con l'imperatrice, avete lottato per avere un amore alla vostra altezza, lo state già vivendo o lo andrete a vivere. E cosa ti sta dicendo l'amore? In questo caso, rispetto alle carte che sono uscite prima, non pensare a nulla di negativo, perché tu meriti, come ci insegna l'imperatrice, la felicità, la gioia autentica. Allora cosa devi fare? Affida ogni preoccupazione al tuo sé superiore, vinci l'ego, perditi nell'altro, sii empatica con te stessa e con l'altro, segui l'istinto primordiale e tutto fluirà secondo le leggi divine. Queste meravigliose carte, ok? Bellissima energia. Andiamo a vedere con i nostri oracoli lui-lei cosa ti dirà questa persona. Cosa ti dirà questa persona? Lo dico adesso, se non mi dimentico, i miei oracoli lui-lei li potete trovare sotto all'info box in descrizione, il sito dove poterli acquistare, ok? Oh, se non mi dimentico. Andiamo a vedere cosa ti vuole dire l'amore attraverso questa persona. Quindi cosa ti dirà questa persona? Quanto vorrei le tue gambe ora. È una persona che sente la fisicità molto forte, è una persona che si esprime attraverso la fisicità, l'istinto più puro, ricordiamo l'istinto, ok? Cosa ti dirà ancora questa persona? Sto tornando da te. Molte di voi avranno un ritorno, alcune di voi lo stanno già vivendo questo ritorno, altre, se è una persona completamente nuova, si prefigura anche con l'asso di coppia per tutte coloro che sono single, sto tornando da te, te lo dice l'amore. L'amore ti dice sto tornando da te. A fare cosa? A farti impazzire di gioia nell'anima e nel corpo. Quanto vorrei le tue gambe ora. Ok. Cosa ti dirà questa persona ancora? Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. Questa persona la sbandiererai praticamente, sbandiererai il suo cuore, non riesce a controllare quello che prova per te. È una stesa molto bella, ricordiamo, è molto forte come bisogna agire rispetto a cosa ti vuole dire l'amore, ok? Vediamo cos'altro ti vuole dire l'amore rispetto a questa persona. Cosa ti vuole dire l'amore? Cosa ci dicono le carte del cuore? Relazione discreta segreta. Molte di voi hanno una relazione segreta con questa persona o è iniziata da poco una relazione e quindi che sfocerà nella condivisione, negli abbracci, nella condivisione anche con amici, con altre persone, questa relazione, ok? Quindi mi stanno dicendo che c'è una relazione appena nata per alcune di voi o sta per nascere e poi sfocerà in questa meravigliosa celebrazione e brindisi anche con altre persone, amici, ok? Andiamo a vedere ancora. Senso di incompiutezza. Se qualcuna di voi o una persona in particolare ha avuto una sensazione di incompiutezza, lavoro sul passato, se di coppia il passato, questa persona rientra o entra all'amore affinché tu possa sciogliere ogni ferita emozionale relativa al passato. E come devi farlo? Come ti ha detto l'amore prima. Va bene? Ok. Mettiamoci un'ultima carta, quindi di questa persona. Addio alla routine, qua mi sta dicendo che c'è un nuovo inizio, assolutamente, rispetto a un senso di incompiutezza, rispetto anche a una relazione segreta, se avete avuto una relazione segreta o che la conoscete da poco. Io qua vedo incontri con amici, celebrazione, va bene? Quindi rispetto a cosa ti vuole dire l'amore, una stesa meravigliosa,
Complimenti alle mie ragazze e ai miei ragazzi. Io concludo qui. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi che hanno scelto la stella verde. La mettiamo qua e andiamo a vedere cosa ti vuole dire l'amore. L'amor che muove il sole e tutte le altre stelle, il grande collante universale, il più potente collante dell'universo. Cosa ti vuole dire l'amore affinché tu possa realizzare l'amore dentro e fuori di te in modo sano e appagante? Allora, iniziamo subito con gli oracoli di Sefirion, gli Angelion. Cosa ti vuole dire l'amore? Vediamo un po' per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la variante della stella verde o anche la variante della stella verde. Cosa ti vuole dire l'amore in questo preciso momento? Cosa ti vuole dire l'amore? Cosa ti vuole dire l'amore? Conoscenza intuitiva, sensitività, magia. L'amore ti sta dicendo che tu hai sviluppato e hai una grandissima capacità di essere una sensitiva o un sensitivo, di sentire tutto ciò che hai intorno, di sentire le persone, hai la capacità di vedere al di là di quello che l'altro ti mostra e di vedere l'essenza vera dell'altra persona. L'amore ti sta dicendo che tu hai fatto un grande lavoro su te stessa e ti sta dicendo di accogliere il tuo potere magico, quello che hai, il tuo dono, il tuo dono naturale di magia, di creazione consapevole della tua realtà a partire dalle tue percezioni. Quindi senti le tue percezioni, l'amore ti sta dicendo che tu riesci a guardare al di là di quello che l'altro ti mostra, a livello proprio fattivo, verbale, al di là di quello che l'altro ti dice, al di là di quello che l'altro può paventare, no? Può esternare. Ti dice che tu riesci a guardare oltre, sei molto empatica, hai una grande sensibilità e magia. Allora l'amore ti dice segui il tuo dono. Ok. Cos'altro ti vuole dire l'amore? Cos'altro ti vuole dire l'amore? L'amore ti sta dicendo di affrontare tutte le tue paure che sono legate al perdersi nell'altro, ad abbattere l'ego e a perdersi nell'altro. Prove iniziatiche, affrontare le paure e sperire. L'amore ti sta dicendo in questo momento che devi affrontare le tue paure, guardarle in faccia e fartele scivolare. Affrontare la paura significa illuminare una zona d'ombra. L'ombra, quando tu porti la tua attenzione sull'ombra, la illumini, perché la tua attenzione è la luce della coscienza che illumina la zona buia. Quindi porta l'attenzione sulle paure e affrontale. Vi consiglio il mio video Tecnica Shock, usa la tua rabbia per manifestare tutto quello che vuoi. E se mi ricordo lo metto qua sopra mentre sto parlando, dovrebbe uscire, ok? Proprio per dare un'immagine, un volto alle tue paure. Che cosa succede? Siccome l'immaginazione crea la realtà, ma non soltanto crea la realtà, l'immaginazione cura. Perché quando noi immaginiamo, sì, in alcune aree del nostro cervello si sviluppano, vengono rilasciati gli ormoni della giovinezza, gli ormoni della felicità. Quando noi immaginiamo delle cose meravigliose, ci curano, o quando noi diamo un volto alle nostre paure, noi le illuminiamo e non abbiamo più paura di quella paura, dando un volto alla nostra paura. Ecco, vi insegno in quel podcast come mettere in luce le tue paure, prenderci confidenza nella misura in cui la paura è una zona d'ombra, buia, tu la metti in luce, dandoci un'immagine e viene pian piano trascesa. Quindi l'amore ti sta dicendo usa la tua eh, immaginazione, magia, in me mago agere, lascio agire il mago che è in me affinché tu possa affrontare tutte le paure relative all'amore stesso e alla relazione con l'altro. Ok. Andiamo a vedere ancora cosa ti vuole dire l'amore. Cosa ti vuole dire l'amore? Stai guarendo, sei guarita, avrai una rinascita, guarigione, rinascita, fioritura e rinnovamento. Facendo quello che ti ho detto, tu avrai una rinascita, una
guarigione. Laddove avevamo delle paure avremo una guarigione. Dando un volto alla tua paura, la nostra mente razionale inizia a prenderci confidenza, mi spiego? È così che quella zona d'ombra verrà trascesa. Grazie a cosa? Alla tua intuizione, alla tua magia e alla forza di creazione della tua immaginazione, l'amore ti sta dicendo che tu hai una guarigione netta su tutti i tuoi livelli di esistenza, su tutti i piani della tua esistenza, piano fisico, eterico, astrale, mentale inferiore, mentale superiore. E avrai una fioritura, un rinnovamento. E questo cosa porta nella relazione con l'altro? Sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno. Ti sta dicendo che l'altro fuori da te non esiste, esiste nella misura in cui ti accende un'emozione. Tale emozione può essere bella, brutta, di disagio, di fastidio, ok? Sono relative alle paure che tu hai dentro, non all'altro. Quindi, lavorando su di te in questa dinamica, l'amore ti sta dicendo avrai una rinascita, una fioritura mai avuta nella tua vita. E anche a livello relazionale mi sta dicendo che ci sarà una rinascita, perché con la tua persona di interesse, la persona che può arrivare, affronterai alcune paure relative al tuo caso specifico e ci sarà una rinascita. Ok. Bellissimo. Andiamo a vedere cosa ti vogliono dire le carte degli angeli. L'amore, cosa ti vuole dire l'amore attraverso le carte degli angeli? Sii compassionevole. Siate buoni gli uni con gli altri, pieni di tenerezza e perdonatevi come Dio ha perdonato voi per mezzo di Cristo. Allora, la compassione viene da pathos, che significa entrare in empatia. Empatizzare con se stessi, con le proprie emozioni, essere gentili con se stessi, col proprio corpo, con il proprio essere, porta anche a empatizzare con l'altro. Sii compassionevole. La compassione è l'ottava alta della pietà. La pietà è l'ottava bassa. Che vuol dire la pietà? La pietà significa poverino, nel senso poverino come sta male, e questo suppone che io sono meglio di te, cioè a livello di coscienza in cui ci troviamo, no? La pietà è intesa proprio come ottava bassa, significa poverino, io sono meglio di te. La compassione, l'ottava alta, significa io sono un figlio di Dio, un erede di Dio come te. Capisco e ti comprendo, capisco il tuo dolore, capisco il tuo disagio, perché io ho attraversato lo stesso. Ok. L'amore ti sta dicendo di fare questa pratica. Cos'altro ti sta dicendo l'amore? Dona l'amore che vorresti ricevere. Dona all'altro quello che tu vorresti che l'altro ti dia. Dai all'altro quello che tu vorresti ricevere. Non lo so, voglio che mi regali un mazzo di fiori. Regala tu un mazzo di fiori. Questo può abbattere alcuni conformismi, alcuni condizionamenti che abbiamo. No, deve essere l'altro a regalarmi. Se ti stanno uscendo queste carte, significa che, io sto facendo un esempio, devi dare quello che tu vorresti ricevere, in modo tale che anche l'altro te lo dia. Evidentemente, se mi esce questa carta c'è un gap in tal senso e ti dicono fai pratica con donare all'altro quello che tu vorresti ricevere. Vuoi amore? Donalo. Chiunque sia l'altro. Dona amore, soprattutto a chi è difficile donarlo. Ok? Chi è generoso prospererà, chi disseta sarà dissetato. Ok. Andiamo a vedere ancora cosa ti vuole dire l'amore. Apri nuove porte con fiducia. Il potere del verbo in questo caso è: una gioia meravigliosa sta avvenendo a me ora e questa gioia rimane per sempre. L'amore ti sta dicendo che abbi fede, apri nuove porte, lanciati, fai cose che non avresti mai fatto. Tra queste ci sono queste due che hanno menzionato prima gli angeli. Dona agli altri quello che vorresti ricevere. Apri nuove porte con fiducia in tal senso. Se non l'hai mai fatto, fallo. Apri nuove porte con fiducia. La fede in ciò che fai ti gratifica. La fede in ciò che
ehm, la fede in ciò che fai rispetto a quello che abbiamo appena detto. Dona l'amore che vorresti ricevere e abbi fede che ti rientra triplicato. Ok? Bellissimo messaggio. Andiamo a vedere ancora cosa ti vuole dire l'amore per la stella verde. Cosa ti vuole dire l'amore? Messaggio specifico per i miei ragazzi della stella verde. Cosa ti vuole dire l'amore? Ah, beh, in arrivo la tua anima gemella. O ce l'abbiamo già oppure è già in arrivo. L'amore ti sta dicendo che è in arrivo una tua anima gemella. Per alcuni di voi c'è già. Dopo andiamo a fare una stesa con i tarocchi. È in arrivo l'anima gemella. Bellissimo. Ancora cosa ti vuole dire l'amore? Pensare a se stessi genera amore verso il prossimo. Pensare a se stessi ha la stessa valenza dell'essere compassionevoli verso di sé. Quando tu pensi a te stessa senza mercanteggiare amore dall'altra parte e doni a te stessa quello che, quello che è dai a te stessa tutto quello che desidera il tuo cuore, pensa a te stessa, allora cosa succede? Che l'altro ti darà quello che tu riesci a dare a te stessa, perché l'altro fuori non potrà mai darti quello che tu non riesci a dare a te stessa. E allora ti dice, dai a te stessa, così che usciamo anche dal senso della ferita, no? Della ferita quella che ci dice, no, sei tu che mi devi dare, no, sei tu che mi devi dare. Usciamo dalla ferita o dal pensiero negativo rispetto al fatto che non deleghiamo più all'altro la responsabilità della nostra felicità come della nostra infelicità. E questo a cosa porta? Quando tu inizi a dare amore a te stessa, a te stesso, a stare bene con te, a giocare, a godere di te, cosa porta? A generare amore verso l'altro. Quando tu sei felice di te dandoti tutto ciò che desideri, hai amore anche verso l'altro. E qua ti sta dicendo che quest'anima gemella ti darà l'amore che tu riesci a supportare. L'amore al tuo livello, ok? Cos'altro ti vuole dire l'amore? Una profezia. È stato predetto che tu incontrassi questa persona. Vedere le conseguenze dei nostri atti. Angelo Aiel dona la capacità di saper scegliere. Allora qua sta arrivando una profezia che ha a che fare con... Ti era stato già predetto che avresti incontrato questo amore, l'amore alla tua altezza, l'amore con cui tu potrai far pratica di una guarigione ritrovata, affrontando le prove iniziatiche che avevano a che fare con la paura di amare. La paura, chi è che ha paura di amare? L'ego ha paura di perdersi nell'altro, perché l'ego è progettato per la sopravvivenza. Quindi perdersi nell'altro a un livello di coscienza superiore significa condividere la propria interezza. È una spiegazione molto sottile, ci arrivate di intuito. La profezia, l'amore ti sta dicendo che è già stato profetizzato, che ci sarà o c'è già un amore integro alla tua altezza. Ok. Bellissimo, andiamo a vedere cosa ci dicono adesso i tarocchi, vediamo un po' cosa ti vuole dire l'amore, vediamo un po' la tua situazione a livello sentimentale. Cosa ci dicono i tarocchi in merito alla stella verde? Cosa ti vuole dire l'amore? Situazione sentimentale. Cosa ti vuole dire l'amore? Cosa sta arrivando in amore? Wow, mio Dio, la stella 10 di denari. La fortuna gira dalla tua parte dandoti una stabilità a tutto tondo. Qua mi sta dicendo soprattutto, mi sta parlando anche della realizzazione di una casa, di una stabilità. Probabilmente molti di voi hanno realizzato dei progetti lavorativi importanti o una casa o una stabilità. In questo caso la stella mi parla di un amore destinato, quest'anima gemella che molti di voi lo stanno già vivendo o in arrivo adesso, che ti darà i 10 denari, cioè ti darà tutto.
Un amore destinato, la stella, voluto dalle stelle, che ti darà tutto. Ok? Andiamo a vedere energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione dell'energia futura. Allora, qua abbiamo uno splendido 10 di denari, la giustizia, il giudizio, mamma la torre e il 2 di coppe. La la, signore. Allora, ragazze mie, qua mi stai dicendo che c'è una rinascita dell'amore, avrai notizie, una resurrezione dell'amore, per giustizia divina ti arriva l'amore che hai sempre desiderato e sognato nella vita, anche matrimonio e convivenza. Per alcuni di voi si mettono proprio alle spalle la rottura con un'altra relazione, torre 2 di coppe, o può essere una stessa persona di cui hai notizia che viene ad aggiustare le cose con te e a darti tutto. Tutto. Mamma mia che stesa, wow! Vediamo un po'. Energia attuale in amore. Qua abbiamo un 3 di spade. Tu non lo vedi proprio quello che ti ho detto adesso, perché abbiamo un 3 di spade. Nella situazione attuale non stai vivendo un buon momento a livello emozionale, mi parla di un dolore, di una chiusura, di un tradimento, di un blocco. Mi parla di un dolore che stai facendo fatica a risolvere, o di una chiusura, o di un blocco, o di una situazione difficile. Vediamo il positivo per te. Il 3 di bastoni, apertura di cammino. Il 3 di bastoni al positivo mi parla di una nuova apertura di cammino. Tutto inizia a muoversi a tuo favore rispetto all'amore. Vediamo il blocco. Il blocco è il 4 di denari. Diciamo che non ti apri facilmente perché è difficile per te, c'è una certa paura a soffrire, ricordiamo qui, paura a soffrire, paura a perdersi nell'altro. Diciamo che non ti apri facilmente perché hai un po' paura ad aprire nuovamente il cuore. Vediamo che è successo qua. 10 di coppe e il 5 di denari. Qua si è chiusa una storia importante che non ti ha dato, non ti dava quello che meritavi. Ti sentivi messa da parte, ti sentivi a disagio. Si è chiusa una storia importante, si è chiuso qualcosa di importante. C'è un dolore relativo a un amore, a qualcuno che non si apriva, non ti dava quello che meritavi ed era più chiuso in se stesso. O a livello amoroso la situazione qua c'era un'amicizia, qualcosa di bello, una condivisione, però dove tu ti sei sentita probabilmente messa da parte. O per il carattere di questa persona, o comunque non ti dava quello che meritavi. Oppure ti sta facendo fatica a chiudere una situazione di questo tipo. Vediamo cosa succede qua in amore. 2 di denari. Il 9 di denari. Il 6 di bastoni. Guarda, io ti dico già una cosa. Tu questo dolore qui lo toglierai definitivamente. Lo toglierai definitivamente. Si apre il cammino per te nell'amore. Io qua vedo il 6 di bastoni che tu ti togli definitivamente di dosso una situazione di dolore, completamente di dolore. Te lo togli di dosso, te l'ho detto anche prima, eh. Qua vediamo cosa c'è dopo il 6 di bastoni, il 4 di spade. Allora, qua tu decidi definitivamente di toglierti di dosso una situazione con una persona che non ti ha dato ciò che meriti, va bene? E io credo che qua, dopo un po', 7 di spade, sì. Tu chiuderai definitivamente con le bugie, con gli inganni rispetto a una persona. Io ti dico una cosa, rispetto a questa giustizia che abbiamo visto anche qui, al giudizio, tra un po' ti arriva l'amore destinato a te per diritto divino. Io non so se sia la stessa persona o una persona nuova. Andiamo a vedere cosa ci dicono i mini tarocchi, però qua ti arriva una persona alla tua altezza. Vedo che riprendi completamente la tua forza anche vitale, affronterai ogni tipo di paura, chiuderai per sempre definitivamente con le situazioni di bugie, di inganni, di menzogne, te ne esci completamente risanata. Ho sanato, risanato. Vediamo un po' questo 3 di spade. Cosa ci dice questo 3 di spade? Cosa ci dice questo 3 di spade? Io qua ti dico che arriva il cammino con una persona nuova, 100% per le ragazze single, e dove questa persona gliela farei un po' sudare, però alla fine la vinci, eh?
Vediamo 3 di spade, cioè vinci per l'amore, questa persona ce la fa. 3 di spade, situazione attuale. 8 di denari. Può essere che qua una situazione di blocco si è chiusa perché, o comunque sia, c'è una situazione di dolore per il lavoro di qualcuno, molto impegnato a livello lavorativo, o comunque vedo che qualcuno non si è impegnato per far funzionare la connessione e questo ti ha dato dolore. Vediamo un po' il 3 di bastoni al positivo. L'asso di bastoni, vedo assolutamente che c'è un'opportunità qua d'amore. Vediamo il 4 di denari al negativo. L'asso di denari, probabilmente per questioni lavorative questa persona non poteva darti un'opportunità. O io ti dico arriva una persona nuova e tu mandi definitivamente a benedire una persona che non si apriva, con cui tu non vedevi possibilità perché arriva una persona nuova. Ok? Il 5 di denari e l'asso di coppe. 2 di denari. Io qua vedo che c'erano dubbi perché una persona non ti dava quello che meritava, probabilmente per varie vicissitudini, eri in bilico, tutti questi denari, una persona ti ha messo da parte per il lavoro, comunque sia, tu ci hai creduto, ci hai sperato, però non si è sforzata questa persona qui. Vediamo questo 2 di denari. La torre, sì, io qua vedo che tu stai affrontando un cambio rispetto all'amore, rispetto a una rottura o rispetto all'amore che ti può generare dei dubbi questa persona nuova o questa persona che entra. Il 9 di denari, 10 di denari. Io qua vedo che qua arriva una persona intenzionata a passare da una situazione di un po' più di egoismo a darti tutto, questo 10 di denari. Qua c'è stata una crisi, una rottura, forse tu chiedevi di più, non vedevi l'opportunità con questa persona, può essere la stessa persona con cui non vedevi opportunità e qua invece si paventa una nuova opportunità con questa persona che da una situazione un po' più di individualismo passa al 10 denari, cioè vuole darti tutto, oppure può essere una persona nuova e tu ti metti alle spalle un'altra persona invece che non si apriva a questa tua opportunità, a quello che chiedevi. Vediamo questo 6 di bastoni. Qua c'è il sole, ragazze mie, qua arriva il sole, ti vedo di una felicità esilarante. C'è questa persona che ti vuole dare tutto e ti vedo di una felicità esilarante. Vediamo questo 4 di spade e il 7 di spade. Il mondo, tu ti metti alle spalle la situazione con una persona che ti ha mentito, che ha messo in pausa il rapporto, con cui c'era freddezza o con cui non c'era comunicazione. Ti metti alle spalle questa persona di cui non ti fidi, che non ti ha dato questa opportunità. Qua arriva 100% una persona nuova, inizia tutto come una bellissima amicizia, può iniziare anche sul piano lavorativo, e poi ti darà tutto quello che ti ho detto prima. Assolutamente sì. Guarda, 10 di bastoni, la situazione pesante con una persona con cui non si concretizzava la cosa. Alcuni di voi potrebbero chiedermi, è la stessa persona? Potrebbe essere la stessa persona, ma peraltro è completamente una persona nuova. Ok? Inizia tutto come una splendida amicizia, vi sentirete belle, belli, pieni di entusiasmo e c'ha del potenziale. Vi toglierete quest'altra persona qui. Tra l'altro vi dicevo, guarigione rispetto a una situazione difficile, l'anima gemella era stata già annunciata per te, arriva questa persona ed è una prova iniziatica per te, no? Anche fidarti, l'amore ti sta dicendo proprio inizia a pensare a te stessa, nel senso a darti amore, perché questa persona inizierà a darti quello che tu sei in grado di dare a te stessa. Ok, andiamo a vedere cosa ti vuole dire con i nostri oracoli lui-lei, questa persona. Allora dico se non mi dimentico, i miei oracoli lui-lei sono disponibili nel sito sotto all'info box dove vi metto dove poter acquistare se lo desiderate. Allora, vediamo cosa ti dirà questa persona. Sto male senza di te. Sto male senza di te. Questa è una persona che non vuole stare senza di te. Un'altra carta, cosa ti dice questa persona? Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Per alcuni di voi questa persona è la persona che ha mentito e ti ha detto che non voleva stare con te. Ok, sta male, qua abbiamo la torre. Per alcuni di voi è questa persona che vuole lavorare per far funzionare la connessione, al netto di bugie, menzogne che ha detto, è scappato, evasivo, ok. Per altre invece questa è una persona che veramente ti farà sognare di nuovo.
E qua in questo caso, se non c'è nessuno, l'amore attraverso questa persona cosa ti sta dicendo? L'amore ti sta dicendo che sta male senza di te, l'amore. L'amore vuole che tu lo integri, l'amore vuole che tu ami l'amore. E se l'amore ti ha fatto credere di non volerti, ha mentito a tutti, a tutti gli aspetti della tua personalità. L'amore vuole solo te, l'amore ti ama, ok? E attraverso questa persona tu te ne farai capace. Cos'altro ti vuole dire l'amore? Attraverso questa persona. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Allora questa persona ti dice che vuole stare con te nel bene e nel male, perché è consapevole del fatto che l'amore è una crescita continua, consapevole di essere strumento in mano dell'amore e anche di essere ministri dell'amore stesso, amministrare un sentimento, un qualcosa di meraviglioso che lavora dentro di noi per farci espandere. Allora l'amore ti dice, al di là di questa persona, che saremo felici o saremo tristi, che importa? L'importante è che l'amore è sempre dentro di te. Quando sei triste è una parte egoica che ti fa essere triste, perché non stai vedendo la verità della bellezza di quello che ti circonda. Allora l'amore ti dice: stammi accanto comunque in qualsiasi situazione, non abbandonare mai l'amore, cioè non abbandonare mai me, l'amore. Perché questo deve essere, questo è l'essenziale. L'amor che muove il sole e tutte le altre stelle. Wow, mamma mia ragazzi miei, che bomba, bellissimo, veramente complimenti, bellissimo. Andiamo a vedere le carte del cuore cosa ti dicono. Prendi le distanze. Qua mi stanno dicendo che molti di voi prenderanno distanze da una situazione definitivamente conclusa, da cui fanno fatica, stanno magari facendo fatica ad uscire, però questa persona ti accenderà nuovamente il cuore. Ok. O vi allontanerete da quella situazione negativa di 3 di spade. Cos'altro ti vuole dire l'amore? Tuttora si muove. Mi stanno dicendo che voi prenderete le distanze da situazioni negative o da persone che non supportano più la vostra evoluzione e tuttora si muove. Tutto si muoverà in funzione dell'amore. Ok? Bellissimo ragazze mie e ragazzi, complimenti davvero, stupendo. Io concludo qui, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore rosso, lo mettiamo qua e andiamo a vedere cosa ti vuole dire l'amore in questo momento. Quali sono i messaggi affinché tu possa realizzare un amore anche all'esterno integro ed appagante e sano, affinché tu possa godere delle gioie della vita anche nella condivisione con l'altro, ok? Ma soprattutto con te stessa o con te stesso. Quindi andiamo a vedere, iniziamo con gli oracoli di Sefirion degli Angelion, cosa ti vuole dire l'amore in questo momento. Vediamo. Messaggi principali dell'amore. L'amore che muove il sole e tutte le altre stelle. Questa forza inarrestabile, questo collante inarrestabile. Cosa ti vuole dire in questo momento? Cosa devi sapere di fondamentale importanza per te adesso affinché tu realizzi un amore sano, integro ed appagante? Cosa ti vuole dire l'amore adesso? Il salto nell'ignoto, passaggio tra due mondi, coraggio, non voltarti, guarda avanti. L'amore ti sta dicendo di lanciarti, non pensare, non decidere, ma fai. Salto nel vuoto, l'amore è il salto nel buio. Vi ricordate la grande storia di Amore e Psiche? Ecco, quando Psiche cerca di indagare sulle faccende dell'amore e quindi cerca di vedere chi è quest'uomo che la fa impazzire ogni notte, gli cade una goccia di cera sul viso d'amore, amore sparisce. Ecco, andatevi a riguardare la parabola di Amore e Psiche per capire che nelle cose dell'amore la psiche non deve entrare, ma bisogna proprio saltarci dentro, salto nel vuoto, salto nel buio.
Tant'è che ti dice coraggio. Coraggio viene dal latino cor cordis, cor abeo, avere cuore, cioè avere coraggio di saltare nell'ignoto. Non voltarti, guarda avanti e continua, persisti. L'amore fa parte di te. Ok. Bello, bellissimo sto messaggio. Cos'altro ti vuole dire l'amore? Riposo, quiete, il sogno ispira. Allora ti sta dicendo l'amore in questo momento di rilassarti. Rilassati, non affannarti, non affannarti, rilassati. Riposo, quiete, il sogno ispira. Molti di voi stanno facendo dei sogni importanti. Sapete che quando noi sogniamo andiamo nel mondo astrale dove ci viene riprogrammato il tutto, ci confrontiamo con le nostre angosce, con le nostre esperienze quotidiane e ci viene data nuova linfa vitale per affrontare la realtà 3D. Ecco, nei sogni molti di voi stanno già sognando questo amore o stanno sognando la relazione, stanno sognando delle dinamiche di purificazione affinché possiate realizzare una relazione appagante. Le dinamiche che potete sognare di purificazione dentro di voi hanno a che fare con i vostri istinti più bassi che vengono purificati quando andate nei sogni, quando andate a sognare. Nel mondo astrale. La purificazione di tali istinti, di tali angosce, di tali paure porta a sentirti più leggera, più libera all'interno dalle zavorre emozionali, tant'è che vai a manifestare all'esterno una persona sempre più integra all'altezza della tua rinascita, della tua leggerezza, della tua bellezza. E quindi l'amore ti sta dicendo in questo momento rilassati, lascia che io ti curi durante i sogni, durante il sonno, rilassati, abbi fede, dormi tranquilla. Dormi tranquilla, ti sta dicendo l'amore. Ok. Ancora, cosa ti vuole dire l'amore in questo momento? Sì. Attivazione di antichi ricordi, Akasha matrici. Qua si prospetta un nuovo inizio per te in amore. Questo nuovo inizio ha a che fare con dei tuoi talenti che vengono risvegliati dal potere dell'amore durante il sonno, durante il riposo. Ti stai risvegliando a che cosa? Al tuo potere divino, di manifestazione di un amore alla tua altezza. Molti di voi fanno registri akashici, sono in contatto con i registri akashici e a livello cosciente, ma anche a livello inconscio. Che cos'è la memoria akashica? Arrivi ad avere informazioni dalla parte della memoria akashica, il grande contenitore di tutte le esperienze universali dell'uomo, dei pianeti, dell'universo, dell'intero universo, arrivi con l'intuizione. Siccome l'intuizione arriva quando la mente è a riposo, ti stanno arrivando intuizioni e l'attivazione di nuovi poteri magici dentro di te che porta a manifestare un amore integro ed appagante. Stanno dall'alto riformattando, come mi hanno detto a me giorni fa, il tuo DNA, i maestri ascesi. Qua c'è una figura che plasma la realtà con le mani e quindi ti stanno dicendo rilassati, riposati, non preoccuparti. Sta attivandosi dentro di te la memoria universale. Il fatto che, e cosa ci ricorda la memoria universale? Il fatto di essere Dio che cammina sulla terra, di essere suoi eredi e di avere il diritto di manifestare un amore all'altezza dei tuoi talenti più grandi. Ok. Wow. Andiamo a vedere le carte degli angeli. Cosa ti vuole dire l'amore in questo momento? Cammina con audacia verso un futuro dorato. Guarda, audacia e coraggio. Ti stanno dicendo di essere audace. Tu sei un pioniere della nuova età dell'oro. Devi per forza essere un erede di Dio. E quindi cammina con audacia verso un futuro dorato. L'amore ti sta dicendo vai, vai,
determinazione nel sentire il Dio che ti incarna, la fiamma cristica che ti incarna. Vai, non preoccuparti. E in tutto questo rilassati rispetto all'altro, riposati rispetto all'altro, con audacia verso un futuro dorato, grazie al fatto che tu ti riposi, stai tranquilla e con audacia affronti un futuro dorato. Confida nel Signore con tutto il cuore. In tutto quel che fai, pensa a Lui ed Egli ti indicherà la strada. Intuizioni. Memoria akashica. Ok. Cos'altro ti vuole dire l'amore in questo momento? Le gioie dell'innocenza e della purezza, qualcosa di meraviglioso e di puro. Anche potresti avere delle visioni, dei contatti con realtà parallele. L'amore ti sta dicendo che sta per arrivare a te l'innocenza e la purezza di come quando un bambino si innamora. E questo è in arrivo per te. Beati i puri di cuore perché essi vedranno Dio. Allora, l'amore ti sta dicendo in questo momento che tu ti devi rilassare, non ti devi preoccupare di niente, ti si sta attivando dentro di te l'antico ricordo di essere Dio che cammina sulla terra. Non ti devi preoccupare di niente. Il tuo sé superiore, gli esseri di luce, le divinità ti stanno accompagnando in questo. Cammina con audacia verso un futuro dorato, perché qualcosa di meraviglioso, di puro e di innocente sta arrivandoti a te, sta arrivando a te, in questo esatto momento, perché tu devi essere come una bambina, come questa immagine, come un bambino. Chi è il bambino? Lo nominiamo sempre. L'archetipo del bambino è quello che il bambino vive nel momento presente, l'unica cosa reale che esiste. Non esiste né passato né futuro. Il futuro lo crei tu con le tue credenze a partire da questo momento. C'è un disegno divino che ha a che fare con l'integrazione dei tuoi potenziali e talenti in questa incarnazione, ma come ci vai incontro a tali potenziali e talenti lo decidi tu. Allora ti dice vivi come un bambino, cioè assapora la meraviglia tutti i giorni come se fosse un bambino. Il bambino non pensa a nient'altro che non a vivere il momento con meraviglia e gioia, pura. Ok? Andiamo anzi, poi beati puri di cuore, tu stai purificando le zavorre che c'erano attaccate sul tuo quarto chakra, con riposo, con la quiete, stai purificando tutto questo. E l'amore ti sta dicendo abbi fede. Ok. Cos'altro ti vuole dire l'amore? Sii compassionevole verso te stessa e verso gli altri. Siate buoni gli uni con gli altri, pieni di tenerezza e perdonatevi come Dio ha perdonato voi per mezzo di Cristo. Allora, perdonare l'altro, ve lo insegno sempre, significa comprendere che tutte le situazioni che stai vivendo, che hai vissuto fino a questo momento, sono state create dalla tua anima affinché tu potenziassi i tuoi talenti, le tue capacità. Quindi il perdono verso l'altro, sì, constatare determinati atteggiamenti dell'altro, ma constatare da un punto di vista di Dio. Essendo tu Dio, cioè erede di Dio, a sua immagine e somiglianza, allora sai che sei tu che crei le persone che hai vicino o che hai creato la tua famiglia d'origine, che crei tutto costantemente intorno a te. E quindi tutto ciò che crei sono tue creature. Sii compassionevole verso le creature, verso gli attori della tua scena che hai messo fino a questo momento nella tua vita, perché ti stanno servendo su un piatto d'argento quello che la tua anima ha scelto di evolvere. E quindi manda benedizioni, sii compassionevole verso l'altro, sii empatico o empatica, ok? Andiamo a vedere adesso cosa ti vogliono dire le altre carte degli angeli. L'amore attraverso quest'altro oracolo, cosa ti vuole dire in questo momento? Cosa ti vuole dire l'amore? Cosa ti vuole dire l'amore? Cosa ti vuole dire l'amore? Eliminare le piaghe secondo respiro. Stai eliminando le piaghe, tutto ciò che ti ha appesantito. L'amore ti sta dicendo non ti preoccupare, riposa, ti sta andando tutto bene. Ti sta allontanando le cattive influenze, l'amore, attraverso il riposo, l'attivazione delle memorie akashiche.
cattive influenze del tuo ego, e nella misura in cui tali cattive influenze hanno a che fare anche con delle persone, ti sta togliendo anche quelle persone, ehm, si allontaneranno da sole, ok? Con questo lavoro di riposo, di fiducia, di purezza, ok. Andiamo a vedere ancora cosa ti vuole dire l'amore. Circuiti, ricevere per condividere. Angelo Amia porta pace e serenità all'anima. Guarda, mi stanno dicendo che tu vedrai un quadro chiaro di una situazione in particolare a livello proprio sentimentale o relazionale, o quello che è accaduto nelle tue relazioni, anche relazioni con amici, con parenti, Mi stanno dicendo che grazie a questo lavoro che hai fatto di integrazione di determinate armi spirituali, seppur inconsapevolmente o consapevolmente, tutto questo questi sono tutti circuiti. Cioè, ho incontrato quella persona, poi ne ho incontrata un'altra, poi ne ho incontrato l'altra, ho ripetuto stesse dinamiche. Tu in quelle dinamiche anche di disagio hai ricevuto delle lezioni importanti affinché tu potessi condividere la lezione appresa. Potessi condividere adesso a livello relazionale, a chiunque entri in relazione con te, il senso che quello che hai vissuto ti ha portato a mettere pace e equilibrio interno. Ok. Andiamo a vedere ancora cosa ti vuole dire l'amore. Wow, sta per arrivare la fiamma. Condividere la fiamma, ma al di là di fiamma gemella o meno, che cosa vuol dire questa carta condividere la fiamma? La fiamma cristica dentro di te accesa, stai per condividerla con un'altra persona. Mm? E prima di condividerla con l'altra persona, l'amore ti sta dicendo in questo momento che la fiamma cristica dentro di te, che è luce pura, che brucia l'ego, ti sta facendo eliminare le piaghe relative all'ego, seppur con dolore, perché quando ci strappano è come se le zavorre emozionali fossero attaccate alla nostra pelle da tutta la vita. Quando noi le stacchiamo grazie alla fiamma cristica che brucia, ci fa male. Ci fa male, ma stiamo staccando una zavorra. Quindi dobbiamo benedire quel momento. E quindi cosa succede? Tu in questo momento stai prendendo coscienza della fiamma cristica che arde dentro di te e ti sta dicendo l'amore attraverso queste carte, abbi fede nel processo di trasmutazione e di trasformazione. Questo a cosa porta? A condividere la fiamma anche con l'altro, condividere la luce e la sapienza, quello che hai appreso grazie alla disintegrazione dell'ego e delle piaghe relative all'ego, grazie all'accensione della fiamma. Questo ti sta portando valore e determinazione, quindi l'amore ti sta dicendo riposa, ti stai tranquilla, ti stanno portando una luce meravigliosa dentro di te. Questo l'amore che sta sgorgando dentro di te grazie all'attivazione della fiamma sta bruciando l'ego e le piaghe relative all'ego. Questo può fare male più o meno a seconda del livello di coscienza in cui ci troviamo. Tutto ciò che hai vissuto erano dei circuiti voluti dalla tua anima affinché tu accedessi alla tua fiamma cristica e la facessi brillare. La luce, quando entra nei meandri della nostra coscienza, porta a galla tutte le schifezze, tutte le zavorre, tutte le zone d'ombra. E quando salgono a galla fanno male, perché devono essere viste per l'ultima volta per essere trascese. Ok. Wow. Andiamo a vedere adesso con i tarocchi cosa sta arrivando in amore per te, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore rosso o anche il cuore rosso. Cosa sta arrivando in amore? Cosa ti porta l'amore? Cosa sta arrivando in amore? Cosa ti porta l'amore? Qua vedo un incontro, paggio di spade e 4 di bastoni. Io qua vedo un incontro con qualcuno, con una persona che stavi aspettando, con una persona che ti osservava da lontano. Vedo un incontro qua, 4 di bastoni. Ok. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo il 4 di bastoni, la papessa, il sole, paggio di bastoni, 9 di spade.
Qua diciamo che c'è stata una prima comunicazione con qualcuno, ci sono state delle comunicazioni belle con qualcuno, poi c'è stato forse un po' di silenzio, un po' di dubbi da parte tua. Io qua vedo un incontro. Forse tu eri un po' preoccupata per questa conversazione, per questo incontro con qualcuno. Oppure qua mi stai dicendo che tu sei stata molto sulle tue, hai dato molto spazio alla tua conoscenza personale, al tuo entusiasmo personale di conoscenza anche esoterica, e qua vedo un incontro con qualcuno. Quattro di bastoni, andiamo a vedere subito chi è o come si sviluppa il tutto. Energia attuale in amore per le mie ragazze e i miei ragazzi del cuore rosso. Qua c'è un 5 di coppe. Mi sta dicendo che in questo momento non la state vivendo molto bene nella situazione sentimentale o a livello amoroso state vivendo una situazione di un po' di abbassamento d'animo. Come se vi sentiste giù di morale, un po' giù rispetto all'amore, però non avete perso la speranza. Che qua abbiamo comunque due coppe piene e le altre versate, no? Cioè non tutto è perduto. Nonostante vi sentite un po' di abbassamento d'animo rispetto a una situazione specifica, rispetto all'amore, però covate dentro una certa speranza. Vediamo al positivo cosa succede in amore. E beh, e quella speranza non viene mai meno. L'asso di coppe. Qua l'asso di coppe è l'amore. Cosa c'è in amore per te? Cosa c'è in arrivo? L'amore. Asso di coppe. C'è l'amore al tuo positivo. C'è l'amore. Vediamo il blocco qual è. 6 di denari. Probabilmente qua non ti sei sentita a tuo agio con qualcuno perché qualcuno non ti ha dato ciò che meritavi o non ti sta dando ciò che meriti e quindi una situazione di disagio. Magari tu hai dato a questa persona e non hai ricevuto altrettanto. Sì, magari per motivi di lavoro, magari tu davi a questa persona era impegnata su situazioni lavorative, oppure semplicemente tu hai dato a questa persona e non hai ricevuto, o hai dato all'altra persona e non hai ricevuto. Passato, asso di denari e il 10 di bastoni. Io qua vedo che c'è stata l'opportunità con una persona, però la situazione era pesante perché non hai ricevuto ciò che volevi, insomma, o per motivi di lavoro, la situazione era pesante per motivi di lavoro e quindi c'è una situazione di pesantezza in questo momento, di disagio, oppure se non c'è nessuno, io qua vedo che la situazione a livello amoroso era pesante, tu ti sei dedicata alle tue cose, probabilmente a mandare avanti situazioni economiche e lavorative che erano prioritarie per te in questo momento, sono state prioritarie in questo momento per te. Vediamo cosa succede in amore. 2 di spade, re di bastoni e il 4 di coppe. Allora, diciamo che qua c'è, se parliamo di una persona che già conoscete, questa persona farà qualcosa nei vostri confronti perché sa di non avervi dato ciò che meritate. Va bene? Io qua vedo voi pensierose rispetto a questa persona, io vedo che adesso, tra un po', questa persona con il re di bastoni farà un'azione nei vostri confronti, però a voi non vi vedo proprio ricettive, però questa persona fa un'azione nei vostri confronti, se è una persona che già conoscete, perché sa di aver sbagliato, di non avervi dato ciò che meritavate, di non essersi comportato bene con voi. Però a voi non vi vedo tanto ricettive su questo, però l'opportunità c'è. Vediamo un po', 4 di coppe, la luna, 6 di coppe. Allora, qua c'è una persona che si sente molto pentita nei vostri confronti e farà un'azione nei vostri confronti affinché voi possiate ricredervi e vuole recuperare la connessione con voi. All'inizio vi vedo con dei dubbi perché siete un po' demotivate e questa persona si comporti nuovamente come si è comportata in passato o nel recente passato, non dandovi ciò che meritavate, probabilmente per motivi suoi di lavoro o semplicemente non vi ha dato ciò che meritavate. Vi vedo infatti demotivate, 4 di coppe, quindi c'è una prima energia di rifiuto vostro da parte di questa offerta, di questa persona, perché avete delle paure in merito di stare di nuovo male o di non essere trattate come meritavate. Ok? Però qua vedo che c'è un 6 di coppe, cioè c'è il recupero di questa connessione, alla fine questa persona ce la fa, rientra in questo senso. Ora,
sei una persona che già conoscete. Cosa ti sta dicendo l'amore se sei singolo? Io vedo che non te la stai passando proprio bene nel tuo miglior momento, però qua c'è un'opportunità d'amore 100%, che ti vede un po' sulla difensiva rispetto a questa persona nuova perché non ti prende proprio nel tuo miglior momento, perché hai un po' paura di non ricevere nuovamente ciò che meriti. Però io vedo 100% che col 6 di coppe l'amore ritorna a fluire e tu ti lasci andare. Va bene? Adesso andiamoci a chiarire queste carte, vediamo un po'. Allora, 5 di coppe, energia attuale. 5 di coppe. La papessa, sì, ti vedo cercando di... Ti vedo sulle tue, ti vedo introspettiva, ti vedo cercando di lasciarti guidare dalla tua intuizione piuttosto che dalle tue emozioni più basse, studiando la legge spirituale per superare una situazione emozionalmente un po' provante, insomma, che ti ha potuto provare. Asso di coppe al positivo. E qua arrivano gli amanti, ragazzi, e qua c'è l'amore a tutto tondo, assolutamente, l'amore è ben aspettato per te, quindi senza paure, mi raccomando, te lo dicevano anche qua sopra, cammina con audacia, ricondividi la fiamma, tutto quello che abbiamo detto prima, tu lo vai a manifestare con questa persona, ok? 6 di denari al negativo, il re di denari, qua abbiamo una persona che non ti ha dato stabilità o che non ti dà stabilità, magari molto concentrata sulle sue responsabilità, sul suo lavoro, sulle sue cose personali e non ti ha dato ciò che meritavi. E va bene? Mm. Vediamo questo 10 di bastoni, asso di denari, il cavaliere di coppe. Qua vedo che c'è stata un'opportunità, ma è stata pesante perché comunque c'è stato un avanzamento d'amore nel recente passato. Però questa opportunità diciamo che non si è sviluppata come avresti voluto. Forse questa persona era impegnata o non ti ha dato stabilità, molto concentrata sulle sue cose. Vediamo questo 2 di spade. 10 di bastoni, io qua ti vedo pensierosa rispetto a questa opportunità, sia che sia una persona nuova o che sia una persona che già conosci. Prima di dire sì, vediamo il re di bastoni. Qua c'è la stella, questa persona vuole tutto, metto qua perché YouTube se no me ne copre che c'è una donna nuda. Qua c'è la stella che mi sta parlando, assolutamente questa persona vuole realizzare qualcosa con te ed è una persona mandata dal destino. È una persona mandata dal destino, ok. Vediamo questo 4 di coppe. L'asso di coppe. Allora mo vi dico una cosa, per molti di voi arriva una persona nuova, va bene? Una persona nuova, assolutamente, per voi è difficile aprirvi un pochino perché è assolutamente una persona nuova e voi rifiutate una persona del passato, cioè ho l'immagine di una persona del passato, magari una persona che vi ha ferito, siete state male, ok. Peraltro una stessa persona che all'inizio ti chiede scusa, vuole un'opportunità con te, l'amore dalla tua parte, però tu all'inizio rifiuti questa opportunità, guarda che ti dico, perché hai paura di incombere alle stesse dinamiche, infatti ti vedo pensierosa o pensieroso. Andiamo a vedere la luna. La luna, il 6 di spade. Sì, ti vedo pensierosa, un po' con delle paure ad accettare questa opportunità. Vediamo però alla fine il 6 di coppe. 7 di spade, perché non ti fidi molto di questa persona che possa di nuovo incombere nelle stesse dinamiche o avere delle dinamiche in cui non ti dà ciò che meriti. Quindi l'opportunità c'è 100%. Vediamo cosa c'è ancora. 6 di coppe. 4 di spade. Per alcuni di voi rifiutate una persona perché arriva un'altra persona 100%. Rifiutate una persona che vi ha detto bugie, inganni e vi aprite a questa persona nuova perché ci sono due re.
per alcune di voi, eh. Per altre invece rifiutate inizialmente la proposta di questa persona che già conoscete, però a gran fatica, cioè poi accettate però con un po' di fatica. Vediamo che cosa viene dopo il 4 di spade. Assolutamente sì, 10 di coppe, quindi gliela fate sudare, questa persona se la suderà la cosa, però alla fine l'amore trionfa, va bene? Ok. Andiamo a vedere cosa ci dicono i nostri oracoli, lui, lei, che non lasciano spazio al dubbio. Per chi volesse acquistare i miei oracoli, lui, lei, li metto sempre sotto l'info box in descrizione il sito dove poterli acquistare, il sito di Stazione Celeste. Andiamo a vedere cosa ci dicono i nostri oracoli, lui, lei, cosa ti dirà questa persona. Quanto vorrei le tue gambe ora. E abbiamo un re di bastoni, una persona passionale, una persona che vuole dare a livello anche no, passionale, sensuale. Cos'altro ti dirà questa persona? Ti dirà che tu sei l'amore. Se la suderà questa persona la cosa, però ti dirà che tu sei l'amore. Non a caso l'amore vince per te qua, eh? Ok. Cos'altro ti dirà quest'altra persona? Che è geloso di te. Questa persona ti dirà che è gelosa di te. Quindi ragazzi miei, l'amore sta per farvi un grandissimo regalo che ha a che fare prima di tutto con la consapevolezza del fatto che tu devi camminare con audacia e nell'amore nuovamente, ok? Riposati, non ti preoccupare, l'intuito ti darà le risposte che ti servono, va bene? C'è la condivisione della fiamma, ok. Andiamo a vedere ancora con le carte del cuore cosa ti rispetto a questa persona, rispetto all'amore. Relazione di tipo diverso, chakra del plesso solare. Qua parliamo dell'autostima e del coraggio. La vostra relazione può essere una relazione di tipo diverso, tu sai cosa vuol dire di tipo diverso. E qualsiasi situazione diversa o relazione diversa tu abbia potuto vivere con questa persona o puoi vivere con questa persona, ti sta portando a manifestare l'autostima e anche a questa persona a prendere coraggio, il re di bastoni, per manifestare un recupero di connessione o darti amore. E se sei da sola arriva questa persona, questa relazione di tipo diverso, che vuol dire? Qualsiasi tipo di relazione tu abbia con questa persona che abbia la vostra unicità, la vostra diversità, ti porta a manifestare l'autostima, il coraggio di credere. Ok. Cos'altro ti vuole dire? L'amore, carta aggiuntiva. Nuovo incontro imminente, per molti di voi assolutamente un nuovo incontro, con una persona nuova, vi mettete alle spalle una persona che non vi ha dato stabilità, per altre può essere la stessa persona, per molte una persona nuova. Quindi ragazzi miei ragazzi, sono soddisfattissima di questa lettura, l'amore ti sta portando un grande dono, fluisci, stai rilassata e fatti pervadere da questa meravigliosa energia. Detto questo, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!